In questa 13ª lezione continueremo a lavorare sul foglio Excel che stiamo andando costruendo, no? Lezione dopo lezione, e aggiungeremo un indicatore sintetico, quella che viene comunemente chiamata la classificazione ABC. Prima di presentare questa nuova maniera semplice e sintetica e molto utile di osservare il nostro portafoglio clienti, riprendiamo un pochettino in esame velocemente quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Abbiamo preso l'insieme dei nostri clienti, ordinati da quello che compra di più, da quello che ha comprato di più a quello che compra di meno, no? Quindi abbiamo preso un fatturato storico che può essere un anno, può essere di un trimestre, di un arco temporale che decidiamo noi, che ci è utile a fare il target del prossimo periodo su cui andiamo a lavorare. E a questi clienti abbiamo poi definito una potenziale ulteriore di crescita, ok? In funzione di quello che è il nostro rapporto con loro, di quello che sta succedendo sul mercato e quant'altro. Tutto questo quindi ci ha consentito di fare due cose molto importanti: stabilire un target di fatturato per il periodo che abbiamo da affrontare, che rispettasse sia il fatturato storico e sia la potenzialità di crescita dei clienti. E soprattutto abbiamo anche definito il tempo che vogliamo allocare su ciascuno di questi clienti, in termini di numero di visite l'anno e in termini anche di durata media di ogni visita, no? Perché un cliente che visiteremo 10 volte l'anno sarà, immagino anche nel tuo settore, un cliente importante, e quindi la visita durerà, non so, tre quarti d'ora, mezz'ora, un'ora, a seconda di quello che è, ripeto, il settore in cui operi. Un cliente che sarà tanto se lo visiteremo una o due volte l'anno, chiaramente sarà una visita molto più rapida, no? I 15 minuti o quel che l'è. Ora, la complessità chiaramente è un pochettino esplosa, no? Perché per riuscire a definire un target corretto e a allocare bene il nostro tempo, che è il denaro, no? Che abbiamo da investire sul nostro portafoglio clienti, è chiaro che abbiamo dovuto contemplare tutta una serie di cose. La classificazione ABC ci consente di ridurre, no, questa complessità avendo un indice sintetico piuttosto semplice, in cui il cliente di classe A sarà il più importante, il cliente di classe B vedremo quello mediano e il cliente di classe C sarà la classica coda. Passando al file Excel aggiunto della nuova colonna che abbiamo definito, che è questa qui appunto, vedi che trovi elencati l'elenco appunto di clienti con il fatturato storico, le potenzialità di crescita, il numero di visite l'anno, l'obiettivo, e qui abbiamo aggiunto la classe del cliente, appunto A, D, e poi scendendo fino alla classe C, con poi gli indicatori sintetici di fatturato, incremento di crescita medio e totali, no? Sia per l'obiettivo e sia per il fatturato storico. Ora, l'obiettivo della classificazione ABC non è solamente quello di avere appunto un indice molto sintetico che ci consente di maneggiare molto più facilmente l'intero portafoglio, no? Perché noi possiamo avere 200, 150, 100, quelli che sono clienti, e con un'etichetta molto semplice A, B o C riusciamo a individuare immediatamente l'importanza del cliente, più o meno il target di fatturato che deve avere, più o meno il numero di visite l'anno che dobbiamo fare su di lui. Quindi capisci che tutto questo effettivamente ci consente un pochettino di semplificare. Però c'è un altro aspetto, direi rilevante, che è appunto la composizione di queste classi. E qui trovi sulla parte destra queste tre etichette A, B e C, no? Con quella che io chiamo i numeri delle classi. E questo è un altro piccolo approfondimento strategico, no? Che possiamo fare sul nostro portafoglio clienti. Infatti per ciascuna classe vedi che ci sono il numero di clienti attivi, numero di clienti per classe, che hai sulla prima riga rappresentato, e poi il fatturato percentuale che l'insieme di quei clienti di quella classe dovrebbe sviluppare.
Ora, capisci velocemente che al di là dell'etichetta A, B o C è poi interessante capire quanti clienti debbano stare nella classe A, dovremo battezzare come clienti A, quanti clienti battezzeremo come clienti di classe B e quanti di classe C, no? La questione non è banale perché poi è questo che ci consente di maneggiare il portafoglio clienti con diciamo sufficiente fedeltà rispetto a quello che è il potenziale, agli sforzi di tempo che abbiamo deciso di allocare su ciascuno di questi clienti. E quindi la riflessione che voglio fare insieme a te appunto è ragiona sempre in funzione di quello che è il tuo settore, in funzione di quelli che sono i rapporti con i tuoi clienti e quant'altro, qual è il numero giusto di clienti che deve popolare ciascuna classe e in funzione di questo numero di clienti in ciascuna classe qual è la quantità di fatturato percentuale che quella classe poi dovrebbe produrre, no? Perché questo lavoro di sintesi è utile quando poi agganciata all'etichetta A, B e C abbiamo una chiara idea di quanti clienti ci sono in classe A, in classe B e in classe C e quanto queste tre classi fatturano rispettivamente. I numeri che io qui ti ho messo, no? Sono numeri puramente indicativi, no? Sono verosimili per il settore farmaceutico, ma nel settore in cui operi tu potresti avere dei numeri diversi. Di nuovo, anche qui è importante che tu esegua l'esercizio sul file che vai costruendo per il tuo portafoglio clienti e capisca come queste rispettive percentuali si vanno a costruire nel tuo settore. La cosa interessante è che tutto questo lavoro, no, che stiamo facendo di salire da un livello di dettaglio molto alto, no, considerando il fatturato, il potenziale per ciascun cliente, no, il numero di visite l'anno, quanto deve durare ogni visita e quant'altro, e poi riscendere a un livello di dettaglio più basso con questi indici sintetici A, B o C, ci consente una cosa molto importante per l'apprendimento, e cioè quella di scorrere tra livelli di dettaglio diversi, dal generale al particolare, dal particolare al generale, perché questo scorrere di livello ci consente di fare delle valutazioni no, che sull'altro livello non riusciremo a fare. Di conseguenza l'idea che ti lancio, ed è un'idea che funziona, è quella di capire quando ti sposti da un livello ad un altro cosa prendi dal nuovo livello. Okay? Se sto ragionando su un livello di dettaglio alto, quindi entro nel merito di ciascun cliente e definisco bene quante visite l'anno, quanto deve durare ciascuna visita, e poi passo a un livello di dettaglio meno alto e quindi penso alle tre classi e a quanto deve fatturare ciascuna di essa, e ti rendi conto che questo scorrere, no, non solo ti sta aiutando a programmare la strategia e la quotidianità, ma ti sta probabilmente aiutando a individuare alcuni correttivi, alcune implementazioni strategiche che potrebbero essere utili nell'evoluzione del tuo lavoro. Quindi ti invito veramente in questo passaggio di livello di dettaglio a capire e a ragionare sempre su cosa stai apprendendo di nuovo e con questo apprendimento cosa puoi fare ogni giorno di nuovo, no? Per adattarti sempre meglio a quelle che sono le nuove esigenze del mercato e dei tuoi clienti. Con questo ci siamo, nelle prossime lezioni andremo a occuparci di girovisite, così andremo a strutturare ancora di più la pianificazione del lavoro annuale. Buon lavoro!